Investire in Bitcoin ora. Ormai tutti ne parlano e la mattina è diventata brioche, criptovalute e cappuccino. Oltretutto mi state bombardando di messaggi per rinnovare la mia opinione su questo mercato. Perciò eccoci qui. In questo video voglio darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno e condividervi anche il mio approccio, così da avere un esempio reale. Ora partiamo con il presupposto che tutti sappiate cos'è Bitcoin e cosa sono le criptovalute. E se così non fosse, in descrizione vi lascio alcune risorse per approfondire. Passiamo subito al mercato, all'investimento e alla speculazione. E la prima cosa da sapere sono tutti i rischi e le false promesse di questo investimento. Numero 1. Bitcoin è già morto più di 400 volte. Ad ora 416, ma questo numero aumenterà sicuramente. Ma che vuol dire? Questo è il numero di necrologi di Bitcoin sulle notizie dei più grandi media globali. Il numero di volte in cui questo asset è stato dato per spacciato, per morto. Queste notizie nascono molto spesso in coincidenza di un grande calo del prezzo, come appunto quello che abbiamo vissuto la scorsa settimana, dove Bitcoin è passato da $64.000 a $31.000. Perdendo più del 50% del suo valore. Il motivo di questo crollo lo si può attribuire alla coincidenza di diverse news negative, tra cui i tweet di Elon Musk e la chiusura della Cina. Io però non mi scandalizzerei, la narrativa è sempre stata simile e questi eventi, queste news negative con crolli correlati, sono già avvenute in passato centinaia di volte e le news sono solo gocce che fanno traboccare i principianti da questo mercato. Ma perché nonostante la giovane età di questo asset si parla di così tanti crolli? Perché il mercato delle criptovalute non è regolamentato, per questo motivo la sua manipolazione è più facilmente attuabile. Oltretutto non esistono nemmeno giorni di chiusura del mercato cripto e nessuno lo può nemmeno fermare se c'è un grande sell-off. Si va avanti 24/7. Ed infine Bitcoin, come molte altre criptovalute, non ha un fondamentale tangibile, il prezzo è guidato solamente da domanda e offerta e può tranquillamente gravitare in positivo o negativo quanto vuole, guidato proprio da questi due fattori. Perciò se vogliamo o stiamo per investirci dobbiamo comprendere queste cose e soprattutto dobbiamo essere in grado di sopportare grandi crolli e fluttuazioni, perché come ce ne sono stati, ce ne saranno in futuro. Oltretutto non pensate che questo mercato sia un metodo per diventare ricchi facilmente e velocemente. Certo, è bellissimo pensare quanto bello sarebbe stato investire $1.000 su Bitcoin ad aprile del 2011, quando valeva $1. Ora ne avreste 36 milioni circa. Ma chi di voi, sano, avrebbe aspettato e assistito a così tanti crolli e boom del mercato prima di arrivare ad oggi? E altra domanda, quanti di voi riuscirebbero a ricreare e ripetere una situazione del genere? Fortunato chi è riuscito nell'impresa, ma quando si parla di utilizzare i propri soldi per una rendita, non possiamo affidarci alla sola fortuna. Una volta può andare bene, le altre dubito. Ma se avete strategie funzionanti e testate svariate volte di ingresso e uscita prepianificata che hanno avuto un rendimento di 3.500.000%, io sono qui ad ascoltarvi. Detto questo però le opportunità rimangono, il Bitcoin rimane pur sempre un bene scarso ad inflazione controllata e se dovesse mantenere una narrativa simile all'oro, senza che i governi gli sbarrino la strada, potrebbe dare ottime soddisfazioni ai suoi possessori. Ora prendo un attimo per raccontarvi quello che è stato, che è e che sarà il mio approccio, per poi capire qual è la strategia migliore da prendere per investire in Bitcoin ora. La mia storia con le cripto parte da molti errori che voglio raccontarvi così da mantenere la massima trasparenza ed aiutare molti di voi a non commetterli. Sento parlare di Bitcoin nel 2017, quando il suo prezzo stava schizzando alle stelle e ci trovavamo alla fine dell'ultimo bull market. All'epoca non avevo nessun tipo di strategia e il mio approccio completamente errato fu quello di dire, dato che Bitcoin è già alto, proviamo ad investire, termine completamente errato ma ancora non lo sapevo, su altre criptovalute e addirittura in modo completamente non istruito su alcuni ICO. Iniziai quindi aprendo un conto su un exchange, alcuni wallet e come potete immaginare non finì bene. Non avevo nessun tipo di strategia. Stavo giocando alla roulette senza sapere quando ritirare i soldi. Persi in totale 500 euro, che per me all'epoca erano tanti soldi. Dopo questa esperienza, dal 2018 in poi, continuai a seguire il mercato, la tecnologia ed il mondo cripto, formandomi ed approfondendo il tutto da spettatore curioso. Per poi rientrare in questo mercato molto più informato e con una strategia. Entrai con un piano d'accumulo da inizio 2019,
forse è ancora oggi la migliore strategia per investire nel mondo cripto. Tra l'altro, se volete approfondire, vi lascio il video che ho fatto su questa strategia in descrizione. Entrai quindi mediando il prezzo mensilmente dal 2019 e, come ho raccontato nel canale, sono riuscito ad avere un ingresso medio su Bitcoin attorno agli $8.000, mentre la mia strategia d'uscita era basata sul ribilanciamento, cioè se le cripto avessero pesato più di una certa percentuale all'interno del mio portafoglio, allora avrei venduto per ribilanciare. Cosa che in realtà poi non ho fatto, perché il mio portafoglio nel suo insieme è cresciuto molto, perché ho avuto la fortuna e bravura di dargli sostentamento con fonti di reddito crescenti, per cui al posto di vendere cripto ribilanciando ho investito denaro che guadagnavo in altri asset. Nella sostanza il valore assoluto delle cripto nel mio portafoglio è aumentato, ma è aumentato in pari proporzione anche il valore assoluto degli altri asset nel mio portafoglio. Questo fino a marzo di quest'anno, quando Bitcoin ha toccato i $60.000 e il mio portafoglio cripto ha abbondantemente superato la percentuale che avevo stabilito. Perciò, proprio in corrispondenza della fine dell'anno fiscale in UK, decisi di vendere una somma che fosse stata il doppio rispetto al mio capitale investito inizialmente, lasciando il resto dei profitti nel mondo cripto. Perciò, qualunque cosa succeda nel mercato, io da marzo il mio 100% sulle cripto l'ho fatto e sono felice. Ho lasciato i profitti, anche se sono maggiori rispetto alla percentuale di cripto che avevo stabilito per il mio portafoglio, perché nel frattempo la dinamica dei miei investimenti in cripto cambiò. Appassionato da questo mercato, a fine 2020 iniziai anche ad operare attivamente sui mercati, con una visione completamente diversa, non più da investitore a lungo termine con un piano d'accumulo, ma da trader speculatore attivo sui mercati. Ed iniziai ad utilizzare i profitti fatti come capitale di lavoro per le mie posizioni. Ma che sto facendo ora? Continuo a studiare la cosa, l'operatività mi piace, ma ora che le cifre iniziano ad essere sempre più importanti, inizio a sentire peso. Mi spaventa operarci e sappiamo che quando c'è di mezzo l'emotività si rischia sempre di fare confusione. Quindi quello che sto facendo è utilizzare i profitti della mia operatività per ribilanciare il mio portafoglio, dividendo per la prima volta il mio capitale in capitale da lavoro e capitale da investimento. Infatti ora sto iniziando nuovamente un piano d'accumulo su Bitcoin nella parte di investimento, perché il mio vecchio piano d'accumulo è entrato a far parte del capitale da lavoro. Ma quindi ora come approcciare questo mercato? Che fare? La risposta è come sempre dipende. Dipende dal tipo di persona che siete, dalla propensione al rischio, dal vostro orizzonte temporale, dal vostro portafoglio, dal vostro reddito, eccetera, eccetera. La risposta comune per tutti, però, è sicuramente studiate il mercato e capite quali sono state le sue dinamiche nel tempo, perché la probabilità che si ripetano c'è, come abbiamo visto in questo video. In descrizione vi lascio alcuni miei video per approfondire, mentre se volete prendere il tutto molto più seriamente e volete iniziare ad operare attivamente imparando a fare trading sulle cripto, vi invito ad entrare tra i Madmen, la community che porto avanti insieme a due amici, John e Mick, dove facciamo formazione sulle cripto e soprattutto potete trovare e scambiare opinioni con persone che attivamente e seriamente operano sui mercati. Comunque personalmente, dopo lo studio, la ricerca e la comprensione dei rischi, la strategia che più mi sembra adeguata per chi si approccia a questo mercato per aggiungere una parte cripto al suo portafoglio è il piano d'accumulo con ribilanciamento. E se non siete esperti, evitate assolutamente di cadere nella narrativa buy the dip, compra quando crolla, perché quella inizia a diventare un'operazione attiva che, se non sapete misurare e gestire, rischia solo di darvi riscontri negativi. Mentre per chiunque voglia andare al di là di questo e iniziare a prendere posizioni attivamente, ricordo sempre di avere un'idea, una strategia fin da prima di iniziare ad investire, altrimenti ci si troverà in balia del mercato. Perciò, prima di tutto, analisi del rischio-rendimento, allocazione del capitale, take profit, stop loss, eccetera eccetera. Per carità, la botta di culo può accadere, ma se abbiamo una qualche ambizione in questo mercato, la botta di culo non può essere lo standard. Poi, se doveste interessarvi, la piattaforma che in questo momento sto utilizzando di più per operare è Crypto.com, perché ha l'ecosistema completo con cui mi sono trovato meglio, dal deposito in fiat tramite bonifico all'exchange cripto su cripto e alla possibilità di ottenere interessi sulle proprie cripto depositate, oltre alla carta di pagamento. Se voleste provare il loro servizio, vi lascio il mio link con codice bonus invita un amico qui sotto in descrizione e vi ringrazio perché, oltre a ottenere voi un bonus, dareste anche a me un bonus. Altrimenti altri servizi che uso spesso sono Coinbase Pro, Binance e Coinigy.
oltre ai crypto interest account, di cui vi lascio tutte le risorse e i bonus, se ne trovo, qui sotto in descrizione. Ma se dovesse interessarvi qualcosa in particolare, fatemelo sapere con un commento e ne parliamo. Detto questo, spero che il video vi sia stato utile. Se così fosse, lasciate mi piace, iscrivetevi se non volete perdere tutte le future avventure e noi ci vediamo. Ciao!